Ciao amici e amiche del segno del Cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Esoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di aprile. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. Ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Insieme andremo a vedere il vostro arcano, l'energia a livello personale, l'ambito amore, il lavoro e poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare e ovviamente adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati. Voi avevate la carta dell'appeso, può essere stato per voi un mese molto pesante per certi aspetti, perché l'appeso ci fa capire che alcune cose magari sono sospese, sono bloccate, non a causa nostra, per situazioni esterne o forse anche, spero di no, a causa di alcune persone, alcune problematiche, eccetera. Oppure la fase di sospensione è nostra a livello interiore, magari non sappiamo cosa fare, non sappiamo come farlo. Ecco, è qui che ci fa capire che dobbiamo fermarci e valutare attentamente, osservare altri punti di vista, altre prospettive per sciogliere quei dubbi, quella fase di incertezza e quindi poi andare a superare queste situazioni, che siano strettamente personali o poi esterne. Vediamo adesso il prossimo passaggio, quindi quale sarà il vostro arcano del mese di aprile. In descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. Allora, vediamo il vostro arcano. È l'imperatrice. Io direi che abbiamo un bel passaggio, non solo di cose che si sbloccano, cose magari rallentate che ripartono, anche nuove situazioni, però soprattutto con sviluppi di crescita, di evoluzione. Bellissima proprio perché l'imperatrice è anche realizzazione. Allora, quindi vuol dire che riusciremo positivamente in qualcosa, magari si può raggiungere una tappa importante di un ampio percorso o di qualcosa che volete realizzare, c'è maggior serenità, tranquillità, anche benessere, magari delle occasioni, delle circostanze di prendersi cura di se stessi, delle persone più care, di un qualcosa che si ama fare. E poi il ricordo è anche legata alla crescita in senso creatività, sensibilità, potere personale utilizzato in un certo modo. E mettiamola adesso qui, così potete continuare a vederla. Ricordo che alla fine del video la trovate come schermata finale, potete fare uno screenshot e tenerla con voi. Allora, l'energia a livello personale, cosa vogliono dirvi? Che un po' come che cosa aspettarci da questo mese, quindi come andrà e anche come sfruttarlo al meglio. Con il mago io direi che è l'energia che più ci dice di iniziare qualcosa, oppure di ricominciare un qualcosa che abbiamo lasciato in sospeso e poi magari, come vi dicevo sin dall'inizio, finalmente si va a sbloccare un qualcosa che state aspettando, un qualcosa che appunto purtroppo si era fermato precedentemente e allora con il mago si ha la possibilità. Ma non solo, è carica di significato soprattutto per le nostre capacità, potenzialità che possiamo sviluppare e che possiamo utilizzare al meglio. Quindi ne abbiamo una per ogni situazione, ogni circostanza e direi anche con chi abbiamo a che fare. Dico questo perché essendoci il 3
di denari proprio al centro, vuol dire che alcune cose saranno importanti in questo periodo, verso la collaborazione, verso l'intesa, oppure, cercare qualcuno che può aiutarci, guidarci, può essere un consiglio. Come vedete questa carta, noi potremmo essere questo, uomo, questo operaio, questo artista che lavora e che quindi compie determinate cose, però sotto la guida di un'altra persona, magari con un certo tipo di esperienza. Quindi è il caso di unire le forze effettivamente, di capire se siamo noi che abbiamo bisogno di aiuto o sostegno, oppure magari dobbiamo guidare, dobbiamo essere presenti, attenti, e che effettivamente qualcuno potrebbe aver bisogno di noi. Ed è la stessa energia 3 a livello numerologico proprio della carta dell'imperatrice. E troviamo il numero 8, in questo caso molto veloce dell'otto di bastoni, perché vuol dire che qualcosa si muoverà abbastanza in fretta. Quindi passiamo da un periodo di cose bloccate, ferme oppure appesantite, con dei sacrifici e delle incombenze che appunto ci hanno frenato, forse anche interiormente, ed ecco invece abbiamo proprio questo mese in espansione, in evoluzione, in crescita, in nuovi inizi, possibilità, anche cose nuove che arrivano. L'otto è veloce in tutti i sensi, quindi dobbiamo essere anche noi pronti a cogliere, a raccogliere e vedere, valutare delle informazioni, anche delle situazioni in arrivo. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, però ricordo chi non dovesse essere interessato può comunque ascoltare, perché alcune cose magari possono riferirsi alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Allora, troviamo il 4 di denari. 4 di denari è sempre un'energia un po' particolare, perché se in alcune circostanze fa riferimento alla chiusura, al senso di protezione, forse anche un po' esagerato, dipende, perché dobbiamo domandarci: ma perché siamo chiusi e in fase di protezione? Magari abbiamo bisogno di concentrarci maggiormente sulle cose strettamente personali, e allora automaticamente siamo freddi e distaccati con alcune persone, oppure potremmo noi subire questa energia da parte di qualcuno. Quindi ci sono varie cose che da un lato possono essere positive, perché veramente abbiamo l'opportunità di concentrarci solo sugli affetti, solo sulle cose più importanti, magari anche avere l'opportunità di proiettare alcune ambizioni in questo ambito, può essere un qualcosa da fare insieme, oppure migliorare e portare in evoluzione e in crescita la relazione stessa, o anche nuovi progetti, perché essendoci il 2 di bastoni indica proprio questo: avere idee, propositi, cose da voler realizzare. Nell'immediato può anche essere, certo, perché nel quotidiano magari, se vogliamo realizzare il fatto di fare un viaggetto, una gita, un qualcosa di immediatamente fattibile, allora si può realizzare subito. Se invece si tratta di progetti dove c'è bisogno di pianificazione, di valutare, verificare, cercare, io direi che questo potrebbe essere il momento giusto, perché magari si può trovare qualche occasione, soprattutto se state valutando dei grandi progetti. Come vi dicevo, può essere un investimento, può essere un acquisto, può essere un viaggio, tante varie, magari anche un trasferimento per alcuni. Sono tante bellissime energie, come vi dicevo, proprio di miglioramento sia della relazione. Se già va tutto bene, allora può migliorare ulteriormente, invece magari se alcuni si trovano in una fase di distacco, di allontanamento, non dico proprio di chiusura, perché
può sembrare una chiusura, ma in realtà almeno nella fase iniziale non c'è questa chiusura. Può esserci forse verso la fine del mese, dipende, perché invece si vede crescita ed evoluzione, quindi vuol dire che molti di voi hanno possibilità di riuscire a riparare e darsi proprio quell'opportunità di star bene, di riprovarci, ecco, in quelle situazioni più critiche. Per i single ci sono energie un po' più altalenanti, molto diverse e contrastanti, perché il 6 di spade indica andare avanti, lasciare andare quello che non funziona e quindi voler procedere oltre tutto quello che è successo precedentemente. Invece il 6 abbiamo la carta degli amanti, che può indicare comunque un confronto, un'unione, una frequentazione, una conoscenza o anche rivedere una persona. Può esserci un chiarimento, può esserci un'avventura, può esserci anche una nuova frequentazione e poi c'è il 5 di coppe, quindi è difficile un po' gestire queste cose, quindi mi viene da dire, se già precedentemente c'è una relazione che vive tra alti e bassi e quindi tra distacchi, allontanamenti, ritorni, di nuovo distacco, allontanamento, ritorno, eccetera, allora sapete già che cosa aspettarvi. Vuol dire che le cose purtroppo, ahimè, procedono in questo modo, cioè fase di miglioramento, evoluzione e crescita, però di nuovo si ritorna nel ciclo, perché il 5 di coppe mi fa capire che comunque purtroppo c'è una delusione, c'è qualcosa che non funziona. Se invece magari non c'è nessuno, la carta degli amanti può far capire che magari c'è una nuova conoscenza, un nuovo incontro che forse non si sviluppa successivamente e quindi magari bisogna vedere più in là cosa può accadere, perché ci può essere un'interruzione, ci può essere comunque una certa connessione che magari per vicissitudini varie può interrompersi momentaneamente e poi insomma successivamente rivedere e rivalutare questo incontro e questa conoscenza. Sono vero carte complesse, questo lo ammetto. Poi soprattutto ricordo che essendo una stesa generica, magari in base alle informazioni che vi ho dato, potete già capire l'evoluzione di alcune cose, e soprattutto insomma per chi vive situazioni pregresse che veramente sono tanto troppo altalenanti, e allora quindi già questo vi aiuta a capire che procederanno in questo modo, e allora forse darsi la possibilità di interrompere definitivamente un qualcosa del genere magari vi può mettere nelle nuove condizioni, nonostante uno stato d'animo comunque sofferente, però forse lì è arrivato il momento giusto, e ve lo dico essendoci la carta degli amanti, di un incontro destinico, karmico, che può essere una fiamma gemella o anima gemella. Andiamo a vedere le questioni più pratiche del lavoro, delle finanze. Troviamo il 9 di bastoni. In realtà non è proprio negativa, in qualche modo ci parla di cura, di protezione, di attenzione a quello che abbiamo a disposizione. Dipende se magari c'è un qualcosa che stiamo sostenendo, un impegno o una spesa, sappiamo già che cosa abbiamo davanti, e allora quindi come vedete c'è un'ottima possibilità o di conclusione addirittura, e quindi come vi dicevo non vedo un qualcosa di negativo, magari sapete che vi state avvicinando alla liberazione, alla conclusione. A volte può essere un debito oppure una spesa che è stata importante, però
avete la consapevolezza che vi state avvicinando verso la conclusione, verso un nuovo passaggio, oppure semplicemente questa è una fase di riflessione, di valutazione. Che cosa state valutando? Possibili nuovi investimenti o, come vi dicevo prima, può saltare fuori un qualcosa che si avvicina tantissimo a nuovi progetti e nuovi percorsi. Il matto infatti è questo che ci sta dicendo. Volete investire in un nuovo progetto? Volete magari fare un qualcosa che vi appassiona, che vi coinvolge particolarmente? State pensando un viaggio, a un trasferimento, magari anche come investire quello che avete a disposizione. Dico questo perché essendoci il 10 di denari, ha a che fare con sia tutte le situazioni pregresse dove c'è un certo tipo di evoluzione positiva e quindi poi abbiamo un raggiungimento, sia è legato anche alle questioni sia familiari, sia di soldi che dobbiamo avere, oppure nuovi possibili investimenti nel mattone, nel comprare qualcosa, come vi dicevo anche nel fare un viaggio, può che fare con un'eredità o con dei soldi che ci vengono dati. Quindi direi che c'è fermento, appunto, evoluzione e crescita. È solo un po' la prima parte che c'è un po' di indecisione, un po' di incertezza. Forse è proprio per questo che arriva il mago a dire: ok, ragazzi, abbiamo a disposizione comunque la nostra intelligenza, la nostra esperienza, magari cerchiamo di affrontarle al meglio, visto che la luna ci fa capire che può essere un momento di passaggio, però ancora in una fase incerta, però insomma poi c'è evoluzione ed espansione. Meglio per chi ha il lavoro, meglio per chi ovviamente ha possibilità di attuare un nuovo inizio e soprattutto ha il coraggio di farlo con la carta del matto. E un po' le cose sono un po' più complicate chi ha delle difficoltà, dei dubbi e delle incertezze. Come si dice, chi non risica non rosica, molti di voi conoscono questo detto e che ci fanno capire proprio le carte che c'è bisogno di lasciar andare o di sistemare dei conflitti, una fase negativa o che non sta funzionando per ricostruire questo ambito. E infatti si conclude comunque con una carta positiva. L'otto di denari è legato al lavoro, è legato alla gestione positiva, all'impegno, alla costanza. Quindi che cosa ci sta dicendo? Che se le cose non stanno funzionando, forse è perché dobbiamo fare dei cambiamenti, dobbiamo voltare pagina, lasciare andare totalmente alcune cose e impegnarci maggiormente, cercando proprio di fare attenzione a ogni piccolo dettaglio, quindi dove mettiamo la nostra energia nel cercare. Forse stiamo cercando lavoro nel settore sbagliato, nel posto sbagliato, forse dobbiamo ampliare la nostra ricerca. Quindi in qualsiasi circostanza questa ci indica proprio la possibilità di impegnarci ulteriormente a cambiare delle cose che non stanno funzionando. E adesso procediamo, andiamo oltre verso la fine della lettura con i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. E quindi vediamo insieme quali sono questi segni. Troviamo il Sagittario, poi troviamo Nettuno, Nettuno si riferisce ai pesci, e poi infine troviamo Urano e questo si riferisce all'Acquario. Ovviamente questi sono i segni principali, non vuol dire che con gli altri non avrete a che fare, assolutamente no, però questi sono determinanti per vari aspetti. Essendo un oracolo astrologico ci consiglia
osservare e di valutare. Valutare soprattutto alcune indicazioni indicano proprio liberazione o di lasciare andare o mettere da parte e, di ascoltare il nostro intuito, perché, ci può essere un profondo cambiamento, sia in senso positivo, quindi come evoluzione, come nuovo passaggio di andare oltre un certo tipo di esperienze e persone, oppure rimanendo in una stessa situazione, però impegnarci a cambiare, a trasformare quella relazione, quindi capire che noi abbiamo bisogno di positività, abbiamo bisogno di stimoli, di cose che ci fanno evolvere, crescere e non che invece al contrario ci bloccano. Quindi di limitare quell'influenza negativa di alcune persone. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguito. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana lunare quindicinale. Vi auguro un buon mese di aprile. Ciao!